Vedi anche qua, vai a fare il pelo alla via bianca. C'è da imparare, tanto lavoro da fare. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video di weekend di gara. Siamo a Magione in Umbria, fa un caldo allucinante, però questa volta rispetto alla volta scorsa ci siamo organizzati un pochino meglio. Abbiamo subitissimo costruito il nostro, chiamiamolo motorhome Team Heroes. Vieni cameraman, seguimi e vediamo. Tada! Qui abbiamo Ste, Teo, la Chiara, Albi, la Stefi, sono tutti dentro. Quindi caldo più o meno sconfitto, circa, abbiamo un pochino d'ombra. Comodità ce n'è proprio in quantità esuberanti. E oggi ho una cosa ancora da svelarvi. Se non avete visto il video del casco, mi raccomando, andate a guardarvelo perché mi è arrivato il casco nuovo. Oggi vi faccio vedere anche la macchina. Il primo turno di libere alle 4:30 e via. Continuiamo a riposarci, poi ci prepariamo e vi faccio vedere la macchina. Manca poco meno di un'ora al primo turno di libere, adesso inizio a prepararmi con calma. L'unica cosa, raga, arriva l'acqua. Nessuno sa come sono queste macchine sul bagnato. Io ho fatto 3 giri settimana scorsa, ma proprio 3 di numero sotto il diluvio, quindi neanch'io ho un gran feeling. Onestamente il primo turno di libere su una pista che non conosco col bagnato non mi esalta come idea, però è quello che è, quindi adesso mi preparo. Ovviamente io che sono un genio sono tutto nero e ci sono 30 gradi, creperò di caldo sicuro, però dai, ci siamo, andiamo a prepararci. Zac. Comunque fa caldo. Questa è la mia macchina. Come il casco abbiamo voluto tenere il viola come colore di contrasto, diciamo, al nero. A differenza della macchina di Alberto che ha una stella, noi abbiamo voluto mettere il fiocco di neve perché chiaramente mi rappresenta quello che faccio. Numero 28. Il 28 è il numero del pettorale che avevo a una gara importante. Spero che apprezziate. Adesso iniziamo a riscaldarci e poi si entra in pista. Ok, ci siamo, pista nuova. Fortunatamente è asciutto e io ho un solo obiettivo per questo turno: imparare bene la pista, numero 1 fondamentale, e iniziare a capire dove si può spingere e dove invece bisogna stare un po' attenti, perché ho visto che ci sono un paio di curve che potrebbero essere un po' infami. Tra l'altro, non essendo abituato ai rettilinei lunghi, cioè in realtà non sono abituato a niente perché sono solo alla seconda gara, ma voi non potete immaginarvi il mio godimento quando ho fatto per la prima volta il rettilineo. Ho messo la quinta e quando ho iniziato a tirarlo davvero ho goduto tanto. Su questo rettilineo tra l'altro ci saranno delle belle battaglie perché ho la sensazione che si possa giocare molto con le scie. L'ultimo settore mi piace moltissimo fin da subito perché è molto tecnico, è molto guidato, e però se lo si fa bene si può andare veramente veramente forte.
degli specchietti un po' lenti e sul dritto si spostano e non vedo se mi arrivano macchine da dietro, molto pericoloso. Devo sistemarli appena esco, almeno evito di bloccare il traffico e di farmi tamponare nei prossimi turni. Animale razionale. Come al solito, grande classico delle libere delle Legend, non si riesce a fare neanche un giro perché veramente c'è in pista tutto il mondo, quindi ho fatto un 1,26, il primo ha fatto un 1,23, 3 secondi, però è un tempo veramente difficile, piove. È un tempo veramente difficile da capire perché è stato un delirio, c'era tanto traffico, non sono riuscito a fare neanche un giro tutto insieme, quindi va bene, la pista è molto bella, la macchina è molto bella, è stato figo, la pista mi piace, divertente, la macchina va bene e libere 2 devo provare a infilarmi in qualche punto senza troppo traffico perché vorrei capire indicativamente come sono messo a livello di giri. Grazie a Dio che siamo venuti in furgone perché senza furgone oggi era un disastro. Faremo il secondo turno di libere sul bagnato. Tanto. Curva. E io la sto sbagliando. Perché questa è bella perché l'ho fatta bene. 88 gradi. Sì, piove tantissimo, appena finito di diluviare la pista sarà completamente fradicia, ma io punto tutto sul fatto che sono abituato a guidare sul ghiaccio e quindi dovrei avere un vantaggio. Non sarà sicuramente un turno facile perché comunque queste gomme non sono gomme da bagnato, in pista c'è tanta acqua, quindi vediamo. Sì, perché pensate che le Legend, essendo una categoria low budget, non permettono di utilizzare gomme diverse per bagnato e asciutto, quindi abbiamo un treno sia per bagnato che per asciutto. È addirittura pensabile fare un'intera stagione con un solo treno di gomme, quindi immaginatevi il divertimento sì di usare lo stesso treno di gomme sia su bagnato che asciutto, ma il fatto di non dover neanche pensare più di tanto a gestire le gomme, perché tanto quelle durano veramente tantissimo. È molto più spettacolare dal punto di vista del pubblico perché ci sono delle battaglie anche un po' più accese, è un po' sbatti per noi, però è molto divertente. Mamma mia, c'è davvero tantissima acqua in pista, però questo senso di instabilità mi piace. Sembrerà incredibile, ma sul bagnato avevo davvero un buon feeling. Si vede che tutte le notte passate a fare i traversi sul passo sono servite a qualcosa. Ci sono sicuramente alcune cose da sistemare, tra cui le traiettorie, perché sul bagnato non si possono usare le traiettorie dell'asciutto. Bisogna assolutamente stare fuori dalla striscia gommata, altrimenti esplosione totale in ghiaia. E ammetto che questa cosa non l'ho fatta benissimo e dovevo ancora un po' capire le dinamiche del bagnato. Però tutto sommato molto bene, feeling ottimo, la macchina andava veramente bene e nella mia testa sapevo che sistemando quelle 2 o 3 cose sarei potuto andare magari a inseguire quelli davanti, mettermi, non lo so, quinto, sesto, sarebbe stato veramente ottimo.
le cose. Sì. Non vai a prendere la traiettoria ideale. Ti fermi lì, cioè stai fermo con le ruote che girano. Io trovo come giro. Vedi anche qua, vai a fare il pelo alla riga bianca. Beh, qua ho mollato perché era finito il Ah, ok. Che è sempre accompagnato da numero di gara. State sempre con attenzione. Ragazzi, buongiorno. Come potrete notare il cielo non è limpido ma non è neanche nuvoloso, quindi qualifica così. Sarà un po' umidiccia probabilmente, un po' bagnata, un po' asciutta, non si sa. È tutto da scoprire. Fondamentale questa mattina uscire davanti perché c'è troppo traffico e devo riuscire a fare almeno un giro pulito e al mio ritmo e capire dove mi posso piazzare. Ieri libere sul bagnato, P10 ci stava bene considerato il traffico, P10 va bene e niente, speriamo di metterci più avanti ancora oggi. Andiamo. Però non sono con le condizioni della pista perché tutta notte e siete i primi a entrare. Dai, Ok, la pista non è bagnata come ieri, quindi testa bassa e andiamo a prendere un bel tempo. Fermi tutti, mi sembrava strano. Bandiera rossa, torniamo in pit lane e capiamo come affrontare il resto della qualifica. 12, vai! 12esimo, bene ma non benissimo, ci sono un po' di cose da sistemare, entriamo a prenderci il tempo, anche se in quel momento la mia più grande preoccupazione era il traffico. La pista stava asciugando, aveva smesso di piovere da un po', quindi i tempi sarebbero andati a scendere sempre di più man mano che si andava avanti con la qualifica. C'era solo da aspettare e beccare il momento giusto. Ok, faccio sfilare qualcuno e spero ci sia lo spazio. E come non detto, bloccati nel traffico nel mio giro lanciato. Ultima possibilità, davanti c'è spazio, quindi concentrato e dai tutto. Non ci credo. Non sono riuscito neanche a fare un giro lanciato. E la cosa che mi fa più incazzare in assoluto è che è stata colpa mia. La velocità c'era, il feeling c'era, mi sentivo bene e purtroppo con la foga di voler entrare e fare il tempo non mi sono reso conto che mi sono infilato in mezzo al traffico e lì sono rimasto per tutta la qualifica. Quindi sono molto molto rigido con me stesso, soprattutto quando si tratta di sport, perché sono iper competitivo e sapere che mi sono qualificato così male solo per colpa mia, per un errore chiamiamolo strategico, è la cosa che mi fa in assoluto più incazzare. Quindi c'è tanto da imparare da queste situazioni perché non voglio riaccada, perché adesso che inizio ad avere un buon feeling con la macchina e una buona velocità mi dispiace davvero tanto buttare via un turno così. Com'è andata? È andata così. È andata. C'è tanto da imparare tanto anche sulle strategie, perché comunque entri, sei in mezzo al traffico, bisogna essere molto intelligenti anche nell'interpretare le situazioni, cosa che io stamattina non ho assolutamente fatto. Sono entrato in pieno traffico, mi sono fatto tutta la qualifica in pieno traffico e quando di base contava oggi l'ultimo giro di qualifica, che è quando poi hai asciugato la pista, e niente, va bene così. Gara in rimonta, parto 19esimo, che non è proprio ideale, non è proprio dove volevo partire, però ce la facciamo andare bene e è parte del gioco, c'è
c'è da imparare, tanto lavoro da fare.